porto di Bari, siamo diretti a Matera, ci siamo alzati stamattina prestissimo alle 4:30 del mattino per essere qui in prima mattinata. E niente, volevo portarvi con me in questo viaggio misto lavoro turistico alla scoperta di Matera. Abbiamo l'hotel fuori Matera, adesso ci stiamo dirigendo in pullman ai Sassi, al centro storico di Matera, per trovare un'osteria dove pranzare. Vi portiamo con noi ovviamente. Panoramico di Matera, quello che vedete dietro di me sono i Sassi, sono le antiche abitazioni dei materani. Per chi non lo sapesse, Matera è una tra le più vecchie città al mondo, è anche patrimonio dell'UNESCO e sarà nel 2019 la città culturale europea. Cosa abbiamo preso? Un sacco di bontà, no, soprattutto tutto piatto vegetariano, quindi le polpettine di verdure con la zucca fresca, biologica. Poi abbiamo preso una tortina, una focaccina, tortina, poi ci sono dei peperoni del posto da mangiare con le mani perché croccanti, una mousse di cardo, insomma, vi faremo sapere. Poi in base ai giorni, sono i giorni che qui mi trovi interessante. Sa di peperone fritto. Allora, com'è andato il pranzo? La Gatta Buia, il ristorante con un bellissimo nome, però diciamo sì, gli antipasti belli, buoni, anche se un po' fritti, ma mi piaceva tantissimo il fatto che avevano una bella scelta vegetariana. Il risotto, zucca e fungo che è specifico di questa zona, che cresce addirittura sulle rocce. Buono, buono.
This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. Purtroppo il nostro viaggio a Matera è veramente una toccata e fuga, un giorno dedicato al lavoro, un giorno dedicato a fare i turisti per visitare la città di Matera, il che è veramente poco perché la città è meravigliosa e questo misto di case grotta, di chiese rupestri e di bellissimi palazzi barocchi. Adesso siamo nella principale piazza della città, che si chiama Piazza Vittorio Emanuele, che ha anche un bellissimo panorama sui sassi, che sono le vecchie abitazioni dei materani. Sassi che erano in genere abitati in antichità dai poveri. In una casa addirittura stavano in 10 persone, a cui si aggiungevano quasi sempre anche gli animali, visto che l'allevamento era fino a meno di un secolo fa una delle principali fonti di sostentamento. Però appunto proprio perché vivevano assieme agli animali, le condizioni igieniche di queste abitazioni lasciavano spesso a desiderare. Tanto fu che ad un certo punto nel 1952, a quel che ho letto su internet, fu emanata una legge che obbligò le famiglie a lasciare le proprie abitazioni e a trasferirsi in delle nuove case in periferia. Dopo una lunga ristrutturazione i sassi furono riabitati, ma a quanto sembrano in loro possesso furono ad entrare soprattutto gli ingegneri, i geometri e il personale che aveva lavorato alla sua riqualificazione. We praise and adore every stone of your walls. We dive in your heart with no fear of the right. And we know we couldn't die. And we know we couldn't fade. 'Cause our names are not engraved. Quello che è veramente bello di questa città affascinante è la sua struttura unica. C'è un filo di case, tetti, lasciano spazio alla strada, un'altra fila di case, tetti, lasciano spazio alla strada. È bellissimo. Questa è roccia di tufo e le acque hanno praticamente scavato per migliaia di anni per far nascere questo immenso complesso di 36 ettari, sì. Il Caveoso al sud e il Barisano al nord. Noi dove siamo? Wow! Sembra quasi di essere tornati indietro nel tempo, è veramente wow. E là che c'è il Duomo. This is an awesome feeling. Andiamo a scoprire una casa grotta? Venite con me. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. E pensare che qui dentro una volta vivevano le persone e animali. Speravo in un tramonto con i fiocchi. Grazie. Streets would remember our destiny.
Appena ho letto sulla guida di questa chiesa, la chiesa del Purgatorio, ne sono rimasta affascinata e dovevamo assolutamente vederla, perché ha praticamente tutta la facciata dedicata al tema della morte. Ci sono un sacco di particolari con teschi e con un sacco di scheletri. È bellissima. And we just breathe the atmosphere of the time gone. If we could break the clock right now, we feel the peace of life to come. We will find you. Wow, guardate che cielo! Bellissimo! Grazie, grazie Materra per questo regalo, grazie. Every stone of your walls, we dive in your heart with no fear of the right, and we know we couldn't. Break time! Cioccolata calda con niente latte, cioccolata solo. Engraved in your walls. È magico, eh? Allora Rosalia, cosa ti lascia Matera? Oh, domanda difficile, siamo stati troppo poco, veramente un giorno basta solo per visitarla così superficialmente, però basta anche per capire perché è patrimonio dell'UNESCO, perché sarà la capitale europea della cultura nel 2019. Ti lascia? Cosa ti lascia? Ti lascia un senso, un misto senso di meraviglia e di stupore. È veramente incredibile pensare che questa è una delle più antiche città del mondo che è ancora abitata, quindi puoi vedere la gente che abita in queste case che sono praticamente ricavate dentro la roccia. È fantastico a pensarlo, soprattutto in questo mondo in cui la globalizzazione è arrivata dappertutto, quindi è veramente bellissimo.